Ciao a tutti e bentornati. Allora, oggi per iniziare il mio progetto lavorerò questo filato. È un filato della Tre Sfere, è un gomitolo da 100 grammi ed è 206 metri. È un gomitolo, diciamo, è il numero 5 questo filato ed è un filo di Scozia. Ok, allora io per portarmi avanti ho già avviato le mie catenelle, quindi ho avviato 160 catenelle. Per chi vuole una taglia più piccola può diminuire di 8 catenelle, ok, quindi 152 catenelle. Io avevo iniziato con 152 catenelle, però per la mia taglia, che è una 44-46, la scollatura veniva troppo stretta e non mi piaceva, quindi ho aumentato di 8 catenelle, quindi sono 160 catenelle. Allora, questo è un top down, è lavorato tutto a punto granny, ok. Allora, dicevo, quindi ho fatto le mie catenelle e con dei marcapunti ho segnato i miei angoli, quindi faccio una scollatura quadrata 40 40 40 40, ok. Allora inizio subito facendo 3 catenelle, inizio con 3 catenelle, 1 2 3, per sostituire la prima maglia alta. Vado avanti nella maglia seguente e faccio una maglia alta, maglia seguente, allora maglia alta, 2 catenelle, rientro nella stessa maglia e faccio una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta, tiro il filo, faccio adesso una catenella di separazione, salto una maglia, vado nella maglia seguente e faccio una maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta, una catenella di separazione, salto una maglia, vado nella maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta, così. Quindi dobbiamo andare avanti così fino al prossimo marcapunti e facciamo l'altro angolo. Allora io ho iniziato qui, quindi qua abbiamo fatto il primo angolo, adesso andiamo avanti fino al prossimo marcapunti e facciamo l'altro angolo, ok. Quindi facciamo 3 maglie alte lavorate in ogni maglia di base, una catenella di separazione, saltiamo una maglia e nella prossima maglia iniziamo a fare le maglie alte. Eccomi qua. Allora io sono arrivata al mio marcapunti, ho fatto le mie 3 maglie alte, una catenella, salto una maglia di base e 3 maglie alte. Sono arrivata al mio marcapunti con 3 maglie alte, quindi faccio 2 catenelle e rientro qui nella stessa maglia, nell'ultima maglia qui, e faccio una maglia alta e vado avanti, maglia seguente, maglia alta, maglia seguente, maglia alta, e quindi abbiamo fatto l'altro angolo. Adesso facciamo una catenella di separazione, salto una maglia, vado nella maglia seguente e inizio ancora a fare i miei 3 gruppetti di maglie alte, cioè le 3 maglie alte, una catenella di separazione, salto una maglia, vado nella maglia seguente e faccio ancora le mie 3 maglie alte, così, ok. Quindi andiamo avanti fino al nostro marcapunti e poi facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto qua, facciamo il nostro angolo, ok. Eccomi qua, sono arrivata al mio marcapunti, che adesso lo tolgo perché poi mi dà noia. Allora ho fatto le mie maglie alte, adesso faccio 2 catenelle, rientro nella stessa maglia e faccio una maglia alta, maglia seguente, maglia alta,
maglia seguente, maglia alta, una catenella di separazione, salto una maglia, vado nella maglia seguente e continuo le mie maglie alte, così. Ok, quindi adesso andate avanti fino alla fine del giro, quindi qui abbiamo ancora un altro marcapunti, dobbiamo fare un altro angolo e poi andate a chiudere nella terza catenella iniziale. Ok, sono arrivata alla fine del giro, quindi faccio la mia catenella e vado a chiudere nella terza catenella iniziale. Adesso con delle maglie bassissime arriviamo all'interno delle 2 catenelle, così facciamo 3 catenelle, rientro e faccio altre 2 maglie alte. Allora io faccio mezzo angolo e poi quando finisco il giro vi faccio vedere come chiudo il ventaglietto, come chiudo l'angolo, e faccio la chiusura in modo che poi ad ogni giro non si nota poi la righina che si forma quando andiamo a chiudere. Ok, quindi inizio con 3 maglie alte, questa è la metà del primo angolo, poi faccio ancora una catenella, salto le 3 maglie, vado nella catenella di separazione, faccio le 3 maglie alte, catenella, salto 3 maglie, vado nella catenella di separazione, faccio 3 maglie alte, 1 2 3, catenella, salto le 3 maglie, 3 maglie alte nello spazio di una catenella, salto le 3 maglie, vado nello spazio di una catenella e faccio 3 maglie alte. Ok, arriviamo fino al prossimo angolo. Eccomi nell'angolo. Allora faccio la mia catenella di separazione, vado all'interno delle 2 catenelle, faccio 3 maglie alte. Allora questa volta invece di 2 catenelle di separazione facciamo 3 catenelle e lavoriamo gli angoli adesso sempre con 3 catenelle, quindi rientro e faccio ancora 3 maglie alte, quindi ad ogni giro che noi andiamo a fare facciamo l'aumento, questo poi man mano che andiamo avanti si allarga e andiamo avanti con una catenella di separazione, 3 maglie alte nello spazio di una catenella. Ok, quindi andiamo avanti fino qui alla fine dove ho iniziato con 3 maglie alte, vi faccio vedere poi come chiudo il giro e poi andate avanti da sole fino ad arrivare alla vostra misura. Questa è una diciamo una lavorazione che va bene per tutte le taglie, quindi dovete andare avanti, lo provate e poi vi fermate quando arrivate all'altezza per chiudere, all'altezza del sottobraccio, per chiudere e formare lo spazio per le maniche, ecco. Ok, allora ad ogni giro che noi andiamo a fare e qui lavoriamo un ventaglietto, quindi ad ogni giro il lavoro cresce e si allarga. Allora andiamo avanti fino qui dove abbiamo l'inizio del lavoro e poi vi faccio vedere la chiusura. Allora sono arrivata alla fine del giro, quindi ho fatto le 3 maglie alte, una catenella, entro qui nell'archetto dove devo fare l'angolo, faccio le mie 3 maglie alte, quindi l'altra metà dell'angolo, una catenella, entro qui, non vado nelle 3 catenelle iniziali ma vado proprio all'interno delle catenelle e faccio una maglia alta, 1 2 3 catenelle e vado a lavorare qui dentro la maglia alta appena fatta, quindi vado a fare ancora 2 maglie alte e ho formato metà del mio ventaglietto. Ok, quindi poi quando andiamo a chiudere facciamo la stessa cosa, facciamo le 3 maglie alte all'interno delle catenelle, una catenella di separazione, entriamo qui nella maglia alta, cioè nelle 3 catenelle iniziali, entriamo qui, facciamo una maglia alta, appena lavorata la maglia alta lavoriamo altre 2 maglie alte
intorno alla maglia alta appena fatta, va bene? Allora, una catenella di separazione e vado avanti a lavorare le 3 maglie alte separate da una catenella. Una catenella, spazio di una catenella, faccio le mie 3 maglie alte. Ecco, questa è una lavorazione molto facile, quindi è facilissima e la possono fare tutti, anche i principianti. Per chi ha appena iniziato a lavorare all'uncinetto, questa è una lavorazione molto semplice. Allora, forse non vi ho detto, non ricordo se ve l'ho detto, che io sto lavorando questo cotone che è un numero 5 con l'uncinetto del numero 3. Ora, io non riesco mai a metterlo a fuoco, però è l'uncinetto, niente, non riesco, è l'uncinetto del numero 3. E poi mi sono sbagliata poco fa quando ho detto che questo è un gomitolo, è un gomitolo da 100 grammi, però ho detto che è 206 metri, invece no, mi sono sbagliata, è 260 metri. Neanche questo riesco a mettere a fuoco, ecco, forse un pochino sì, va bene? Allora, adesso ripeto, andiamo avanti sempre a girare, sempre a lavorare fino ad arrivare alla nostra altezza, fino ad arrivare, ora io non sono brava a disegnare assolutamente, comunque dobbiamo arrivare fino al sottobraccio qua e poi chiudiamo qui, va bene? Scusatemi tanto, perdonatemi, ma io proprio con il disegno non andiamo d'accordo. Comunque questo è così, dovrebbe essere così e dobbiamo arrivare fino a chiudere qua. Quindi lavoriamo sempre a giro. Ricordatevi sempre di fare gli angoli, quindi nelle 3 catenelle fate 3 maglie alte, 3 catenelle, 3 maglie alte, lavorate nell'archetto, va bene? Quindi andiamo avanti e ci ritroviamo dopo. Ciao! Eccomi qua. Allora, io ho finito lo sprone e vi dico anche quanti giri ho fatto, quindi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 giri per arrivare alla mia misura, quindi se per voi magari è piccolo andate avanti, oppure insomma vi fermate prima se 14 giri sono troppi, va bene? Allora adesso non facciamo più gli aumenti, quindi dobbiamo chiudere, e qui dove dobbiamo chiudere qui gli scalfi, ok? Allora io ho finito il mio giro, vi faccio rivedere cosa ho fatto. Allora, ho fatto le mie 3 maglie alte all'interno dell'angolo, quindi faccio una catenella, entro qui nella terza catenella iniziale e faccio una maglia alta, 3 catenelle e 2 maglie alte all'interno della maglia alta appena fatta. Quindi adesso vado qui, allora scusate un attimo, ecco, prendo l'altra metà, quindi prendo l'altro ventaglietto che devo unire, carico il netto ed entro qua e faccio 3 maglie alte, 1 2 3. Quindi aspettate un attimo, scusatemi, qui devo stringere il filo, altrimenti viene troppo largo e a me non piace. Quindi non faccio le catenelle di separazione, vado direttamente, faccio le mie maglie alte, faccio 3 maglie alte in un angolo e 3 maglie alte nell'altro angolo per unire i due lembi. Quindi qua abbiamo formato le braccia, ok? E adesso vado avanti fino ad arrivare qui all'altro angolo, dove poi noi andiamo a chiudere qui i 2 angoli e formiamo
l'altro braccio qua dove dobbiamo infilare il braccio, ok? Quindi vado avanti continuando a lavorare 3 maglie alte, una catenella di separazione, così. Eccomi qua. Allora sono arrivata nell'altro angolo, ho fatto le mie 3 maglie alte, una catenella, entro qui nell'angolo e faccio 3 maglie alte, 2, 3. Quindi prendo, allora metto giusto qui, metto dal dritto perché non vorrei sbagliare, ok? Prendo l'altro angolo e faccio 3 maglie alte, 1, 2, 3, e vado avanti col mio punto, con le mie maglie alte. Quindi continuo a lavorare 3 maglie alte separate da una catenella. Ecco, quindi vado avanti fino alla fine, 2, 3. Ok, arrivo qui fino all'inizio, qui dove ho iniziato la lavorazione. Eccomi qua, sono arrivata alla fine del giro, quindi ho chiuso qui nella terza catenella iniziale e con una maglia bassissima, e poi con delle maglie bassissime sono arrivata qui al centro delle delle maglie unite che abbiamo qua chiuso, ok? Quindi adesso ho iniziato 3 catenelle che sono la prima maglia alta e continuo a lavorare il mio punto granny, quindi faccio le mie 3 maglie alte, una e 3 maglie alte nello spazio di una catenella, quindi salto le 3 maglie alte, 1, 2, 3, una catenella di separazione e così via. Quindi andiamo avanti così. Allora andiamo avanti, io man mano che vado, che lavoro, poi lo provo. Allora con questo punto così voglio arrivare fino sotto il seno, perché quando arriverò sotto il seno qui su, diciamo, su un lato voglio fare una lavorazione. La maglia o vestito, dipende cosa volete fare, è lavorato tutto a punto granny, solo in una parte laterale qui faremo il punto, come si chiama, il punto ragno, va bene? Prendiamo solo qui da un lato e lo facciamo solo sul davanti, il dietro verrà lavorato tutto a punto granny, tutto così, 3 maglie alte, una catenella di separazione, saltiamo 3 maglie alte, ok? Quindi adesso io vado avanti e poi iniziamo, cioè vado avanti per arrivare fino sotto il seno. Appena arrivo sotto il seno inizio a fare il punto ragno. Eccomi qua. Allora io sono arrivata alla mia misura, ho fatto 6 giri, 1 2 3 4 5 6. Adesso io qua ho messo un marcapunti, quindi l'ho provato e proprio al centro del seno ho messo qui un marcapunti, perché da qui, quindi il punto ragno io lo faccio solo sul davanti, non lo faccio anche dietro, solo davanti qua in questo punto, quindi mi viene qua, quindi io l'ho provato e mi viene proprio al centro del mio seno. Allora io qua ho chiuso il giro, quindi adesso vado avanti con le mie maglie, con il mio punto granny e arrivo fino al marcapunti, ok? Allora inizio con 1 2 3 4, salto le maglie, vado nell'archetto e faccio le mie 3 maglie alte, 2 3, una catenella di separazione, continuo la mia lavorazione a punto granny
fino al marcapunti. Allora, sono arrivata al mio marcapunti. Adesso faccio, invece di due, anzi di una catenella, faccio 11 catenelle. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e 11. Quindi vado qui e salto le 3 maglie alte, vado nella catenella di separazione, faccio le 3 maglie alte, una catenella di separazione e vado avanti con la mia lavorazione tutto il giro. Quindi vado avanti e poi quando arrivo qui continuiamo il nostro punto ragno, ok? Quindi lavoriamo tutto il giro a punto granny, così. Ok, andiamo avanti. Eccomi qua, sono arrivata qui dove abbiamo le 11 catenelle, quindi faccio le mie 3 maglie alte nell'archetto, così. Adesso faccio 1 2 3 4 5 6 catenelle, quindi vado al centro delle 11 catenelle. Qui io non le conto, vado proprio qui al centro, punto l'uncinetto, faccio così, quindi vado nella maglia centrale, faccio una maglia bassa, 1 2 3 4 5 6 catenelle e continuo a lavorare il mio punto granny, quindi vado nel primo spazio che mi trovo qui di una catenella e continuo a lavorare le mie 3 maglie alte, una catenella di separazione e vado avanti così per tutto il giro. Eccomi qua, allora sono arrivata quasi al mio punto ragno, quindi faccio le mie 3 maglie alte, 2 3 1 2 3 4 5 6 catenelle. Quindi adesso noi dobbiamo andare qui dove abbiamo fatto la maglia bassa, facciamo una maglia bassa proprio qui, ci agganciamo vicino alla maglia, oppure se preferite potete entrare direttamente dentro la catenella, quindi fate una maglia bassa sopra la maglia bassa e una maglia bassa nella prima catenella delle 6, poi facciamo ancora 1 2 3 4 5 6 catenelle e andiamo avanti a lavorare il punto granny, quindi entriamo nel primo archetto di una catenella e lavoriamo le 3 maglie alte e andiamo avanti ancora così per tutto il giro, quindi 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte nell'archetto di una catenella, 3 maglie alte, ecco, quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Eccomi qua, sono arrivata quasi qui dove abbiamo il nostro punto ragno, quindi faccio 3 maglie alte, adesso 1 2 3 4 5 6, quindi noi qui abbiamo 3 maglie basse, adesso vado qui vicino alla prima maglia bassa, io non entro dentro la catenella per comodità, quindi mi aggancio qui proprio vicino alla prima maglia bassa e faccio una maglia bassa, una maglia bassa sulla maglia bassa sulla maglia seguente, maglia bassa, maglia seguente e una maglia bassa qui sotto le catenelle, proprio vado sotto le catenelle e faccio una maglia bassa. Quindi adesso abbiamo 1 2 3 4 5 maglie basse, 1 2 3 4 5 6 catenelle e continuo il mio punto granny, quindi le 3 maglie alte separate da una catenella. Vi faccio vedere, spero che, ecco, quindi stiamo facendo il nostro punto ragno qui,
proprio nella direzione sotto il seno, così. Poi voi se volete fare da tutte e due parti invece di fare solo da un lato, se le volete fare da tutte e due i lati, decidete voi. Io lo faccio solo da qui. Ho visto una foto su Facebook, mi è piaciuta tanto, ho visto che anche è molto facile e alcune ragazze hanno chiesto come si realizza, quindi perché avevano difficoltà a iniziare il punto qui, le catenelle iniziali, va bene? Quindi si presenta in questa maniera. Adesso andiamo avanti per tutto il giro con le nostre maglie alte separate da una catenella, ok? E ci ritroviamo qui prima delle 6 catenelle. Eccomi qua. Allora faccio le mie 3 maglie alte, 1 2 3 4 5 e 6 catenelle. Quindi adesso qui noi abbiamo 1 2 3 4 e 5. Vado qui vicino alla prima maglia bassa, mi aggancio e faccio una maglia bassa sulla maglia bassa sulla maglia seguente, maglia bassa, maglia seguente, ancora maglia seguente, una maglia bassa, maglia seguente, una maglia bassa, e qui dove abbiamo le catenelle vado sotto le catenelle, aggancio il filo e faccio una maglia bassa. Quindi adesso abbiamo 7 maglie basse, 1 2 3 4 5 6 catenelle, e andiamo avanti a lavorare le 3 maglie alte separate da una catenella. Così, ok? Quindi andiamo avanti per tutto il giro. Eccomi qua, sono arrivata alle mie catenelle e adesso vado a fare 1 2 3 4, no scusate, allora 1 2 3 4 5 6. Quindi vado a fare le mie maglie basse, vado qui dove abbiamo le catenelle, vado sotto le catenelle, mi aggancio il più vicino possibile alla maglia bassa, stringo e faccio una maglia bassa sulla maglia bassa, maglia seguente, maglia bassa, maglia seguente, maglia bassa, maglia bassa, maglia bassa, maglia bassa, maglia bassa, e qui dove abbiamo le catenelle vado sotto le catenelle, prendo il filo e faccio una maglia bassa. Quindi adesso abbiamo 1 2 3 4 5 6 7, no scusate, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 maglie basse. Quindi questo è l'ultima, diciamo l'ultima volta che aumentiamo, che stiamo aprendo il punto. Nel prossimo giro adesso andiamo a diminuire, quindi a chiudere il punto ragno. Allora adesso facciamo 1 2 3 4 5, non mi piacciono, le rifaccio, 1 2 3 4 5 6, e vado avanti con le maglie alte e la catenella di separazione. 2 3, così. Quindi andiamo avanti per tutto il giro. Eccomi qua, sono arrivata alle mie catenelle. Allora adesso dobbiamo diminuire, quindi ho fatto le mie 3 maglie alte, una catenella, salto le 3 maglie alte, vado qui nella prima maglia, nella prima catenella delle 6 del punto ragno. Allora vado nella prima e faccio una maglia alta, rientro, ancora maglia alta, rientro e faccio ancora una maglia alta, così. Adesso faccio 1 2 3 4 5 6. Adesso dobbiamo diminuire anche le maglie basse, quindi salto la prima maglia, vado nella seconda e faccio una maglia bassa. Quindi noi qui abbiamo 9 maglie basse, dobbiamo fare 7 maglie basse, quindi
1 2 3 4 5 6 7 e il resto una maglia bassa. 1 2 3 4 5 6. Quindi vado, qui abbiamo le 6 catenelle, vado sull'ultima catenella e lavoro 3 maglie alte. Lavorate tutte nella stessa catenella, una catenella di separazione e vado avanti con il mio punto granny, così. Quindi adesso ad ogni giro faccio vedere. Allora questo lo posso togliere, non mi serve più, ok. Quindi adesso noi ad ogni giro, prima abbiamo aumentato, adesso dobbiamo chiudere, quindi dobbiamo diminuire ad ogni giro. Quindi nel prossimo giro andiamo a fare una maglia alta, cioè scusate, 3 maglie alte nella prima catenella delle 6 catenelle, ok. Quindi ad ogni giro andiamo a diminuire fino ad arrivare ad ottenere 3 maglie alte, ok. Allora noi andiamo avanti e lavoriamo il nostro punto granny, quindi facciamo le 3 maglie alte separate da una catenella. Allora eccomi qua. Allora sono arrivata al mio motivo, quindi faccio le mie 3 maglie alte, una catenella e 3 maglie alte qui nella, dopo le 3 maglie alte nella prima catenella faccio 3 maglie alte, 1 2 3, le lavoro tutte nella stessa catenella, 1 2 3 4 5 6 catenelle. Quindi adesso salto la prima maglia bassa, vado nella seconda e faccio una maglia bassa, 1 2 3 4 5 maglie basse. Quindi abbiamo saltato la prima e l'ultima, 1 2 3 4 5 6 6 catenelle. Vado qui dove abbiamo le 3 maglie alte, nella prima catenella faccio le mie 3 maglie alte, 1 2 3, una catenella di separazione e vado avanti con la lavorazione delle 3 maglie alte separate da una catenella, così, ok. Qui andiamo avanti per tutto il giro. Eccomi qua. Allora alla fine del giro siamo qui dove abbiamo il nostro punto ragno, quindi ho fatto una catenella, adesso salto le 3 maglie alte e nella prima catenella faccio ancora le mie 3 maglie alte, 1 2 3 4 5 6. Quindi qui abbiamo 5 maglie basse. Adesso saltiamo la prima, andiamo nella maglia seguente, facciamo una maglia bassa, maglia seguente, maglia bassa, maglia seguente, maglia bassa. Quindi adesso abbiamo 3 maglie basse, 1 2 3 4 5 6. Il gomitolo qua se ne va a spasso, quindi abbiamo la catenella, le 6 catenelle, andiamo qui nella prima vicino alle 3 maglie alte e lavoriamo 3 maglie alte tutte nella stessa catenella, 2 3, una catenella di separazione e andiamo avanti col punto granny, così. Due e 3. Allora vado avanti per tutto il giro e ci ritroviamo quando dobbiamo fare la prossima diminuzione. Eccomi qua, sono arrivata qui, adesso siamo all'ultima diminuzione, quindi facciamo una catenella, 3 maglie alte nella prima catenella delle 6, 1
2 3 1 2 3 4 5 6 catenelle e vado a fare una maglia bassa al centro delle 3 maglie alte, qui una maglia bassa. Ora 1 2 3 4 5 6, vado nelle 6 catenelle, vado proprio qui nell'ultima catenella e faccio le 3 maglie alte, 1 2 3 e vado avanti col punto granny, 2 3 faccio vedere, ecco. Allora vi ricordo che questa viene, questo punto così, punto ragno, viene solo da un lato, è fatto solo da un lato, solo qui, quindi qui abbiamo al centro del seno, così. Allora andiamo avanti e poi ci ritroviamo per ricominciare il motivo. Vi faccio vedere come ricominciare il motivo e poi andate avanti da sole. Eccomi, allora sono arrivata qui al punto ragno, al mio punto ragno. Allora avevo detto che dovevamo arrivare fino ad ottenere 3 maglie alte, no, mi sono sbagliata, scusatemi. Allora abbiamo finito il motivo, quindi adesso cosa faccio? Mi fermo qua, vado di nuovo ad aumentare, quindi non vado più a diminuire. Quindi sono arrivata col mio punto granny qui, quindi adesso cosa faccio? Faccio 11 catenelle, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e continuo da qui, quindi salto le 3 maglie alte, vado nell'archetto di una catenella e continuo a lavorare le 3 maglie alte, quindi il punto granny. Quindi poi ricominciamo a fare con le 11 catenelle, ricominciamo a fare il punto ragno, diciamo il motivo. Quindi abbiamo fatto, adesso ho fatto le 11 catenelle, nel prossimo giro dobbiamo ripetere tutti questi giri fino, prima allarghiamo fino ad ottenere 9 maglie basse e poi andiamo di nuovo a diminuire, quindi saranno 1 3 5 7 9 maglie basse. Dopo le 9 maglie basse cominciamo a diminuire e diventeranno 7 5 3 1. Quindi adesso vado avanti col mio punto granny, vi faccio vedere. Allora vi faccio vedere questo giro, l'abbiamo iniziato, poi vi faccio vedere il prossimo giro e poi andate avanti da sole, quindi poi dovete ripetere quello che abbiamo fatto fino adesso, ok, per tutta la lunghezza che desiderate. Quindi se volete fare un mini abito, un abitino corto, oppure volete fare una maglia, vi volete fermare prima oppure volete andare avanti, volete fare un abito più lungo, decidete voi, ok. Quindi faccio questo giro, nel prossimo vi faccio rivedere come iniziare a fare le 6 catenelle con una maglia bassa al centro delle 11 e poi andate avanti da sole. Eccomi qua. Allora sono arrivata qui, ho fatto le mie 3 maglie alte, questa non mi piace quindi scusate, lo ripeto perché non mi piace. Allora 1 2 3, adesso facciamo 1 2 3 4 5 6 catenelle, quindi vado qui, qui abbiamo le 11 catenelle, vado proprio al centro delle catenelle e faccio una maglia bassa, 1 2 3
4 5 6 catenelle, salto le 3 maglie alte e vado qui a fare le mie 3 maglie alte, così una catenella di separazione, vado avanti con la mia lavorazione. Quindi ripeto, dovete fare adesso, dovete ripetere quello che abbiamo fatto qua. Quindi abbiamo fatto le 11 catenelle, adesso abbiamo fatto una maglia bassa e quindi dobbiamo andare avanti fino alla lunghezza desiderata, ok? Allora, io l'ho detto all'inizio che questa è una lavorazione molto facile, quindi per quanto riguarda anche qui il collo e lo scollo, io qui farei, lo lascerei anche così, oppure fare un giro o di maglie basse o di ventagliette. A me sinceramente io lo lascio così, lo lascio proprio così, semplice semplice, è una lavorazione semplice. Questo qui diciamo viene un vestitino molto, è anche molto traforato perché il punto grenne è traforato, quindi viene un vestitino fresco da mettere diciamo anche la mattina, va bene, ok? Allora andate avanti e io andrò avanti, poi metterò il vestito sul manichino, vi faccio vedere anche l'effetto. Eccomi qua. Allora io ho finito, cioè sono arrivata alla mia altezza, la lunghezza del vestito, quindi ho fatto 7 motivi, 1 2 3 4 5 6 e 7. Adesso sto facendo gli ultimi 2 giri. Come? Allora qui ho finito il mio motivo, quindi si finisce il motivo, 6 maglie 6 catenelle, una maglia bassa e 6 catenelle, quindi qui non lo lascio così aperto. Cosa faccio? Faccio 2 giri a punto granny, quindi sono arrivata qua, ho fatto, sto facendo già il primo giro, vado qui nelle 6 catenelle e faccio nella prima catenella dove abbiamo le 3 maglie alte, faccio 3 maglie alte come se dovessi fare ancora una diminuzione. Scusate, mi è scappato il filo. Allora 2 3, una catenella di separazione, quindi salto qui dove abbiamo le catenelle, vado qui dove ho la catenella 1 2 3 4 5 nella sesta, faccio una maglia alta, rientro maglia alta, rientro maglia alta, una catenella di separazione, salto le 3 maglie alte e continuo il mio lavoro con le 3 maglie alte e una catenella di separazione, salto le 3 maglie alte e così via, ok? Quindi poi nel secondo giro, dove qui noi abbiamo unito il motivo, abbiamo chiuso proprio il motivo, abbiamo fatto 3 maglie alte, una catenella, 3 maglie alte, nel prossimo giro qui al centro lavoro 3 maglie alte, ok? Quindi è facile, basta seguire tutti gli spazi e in ogni spazio lavorare 3 maglie alte separate da una catenella, ok? Allora, spero che questo progetto è stato di vostro gradimento. È una cosa, come ho detto, un progetto facilissimo per tutti, quindi anche per le, diciamo, per le principianti, per chi ha iniziato da poco a lavorare all'uncinetto. Questo è facilissimo da fare. Per quanto riguarda le misure, prendete la circonferenza del vostro collo oppure seguite all'inizio del mio lavoro. Io ho iniziato con 160 catenelle perché volevo una scollatura, a me piacciono le scollature belle larghe, oppure per chi ha una taglia, io prendo una 44-46, per chi ha una taglia più piccola, una 42 o 40, inizi con 152 catenelle e fare diviso 4, quindi puoi fare, se volete, una scollatura quadrata, quindi fate 152 diviso 4, se non sbaglio vengono 38 catenelle, 38 e 38, ok? Allora io vi saluto, vi ringrazio e
al prossimo tutorial. Ciao!